Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Claudia Maragno, producer di Smile and Shine, la rubrica di salute e benessere che va in onda ogni lunedì alle 11 New York Time. La puntata di oggi parlerà di una nuova corrente che è appunto quella della medicina funzionale, che è stata fondata da Jeffrey e Susan Blunt al Institute of Functional Medicine di Washington per trattare problemi di patologie croniche. La medicina funzionale è un filone, una scuola di pensiero che si applica anche al tema della nutrizione e ha un management che va a intervenire non solo sulla nutrizione ma anche sullo stile di vita, gestione di fattori ambientali. C'è un intervento anche sull'aspetto emotivo e cognitivo del paziente e include anche, ma non necessariamente, un approccio di tipo farmacologico. L'obiettivo della medicina funzionale ed in particolare della nutrizione funzionale è proprio quello di dare un'indicazione sui nutrimenti che possono supportare il metabolismo del nostro corpo in base alle specifiche esigenze del paziente. Quindi metabolismo è una parola che sentirete più spesso durante questa intervista, e anche il concetto della medicina mirata che va a intervenire proprio in maniera diversa su ogni specifico individuo. Un esempio classico di portatori di dolore cronico sono sicuramente coloro che soffrono di gonfiori intestinali, ma anche donne portatrici di endometriosi. Quindi il nutrizionista agisce andando a lavorare sulle cause, sfiammando il paziente e lavorando sullo stile di vita. Infatti sappiamo che molti pazienti giungono all'osservazione del nutrizionista ormai scoraggiati perché di fatto non si sono andate a individuare quelle che sono le vere cause del problema, ma si è solo agito farmacologicamente sulle conseguenze a valle, quindi sulla gestione dei sintomi. Quindi spesso individui, pazienti hanno mutazioni genetiche che poi si slatentizzano e si vanno a manifestare clinicamente a causa di un eccesso di infiammazione. Quindi è molto importante. La chiave della medicina funzionale, della nutrizione funzionale, è proprio quello di andare a gestire in maniera completa e organica il fattore dell'infiammazione. Attenzione a moltissime diete che possono ingannare i pazienti, dalle low fats alle low carbs o le low protein diets, che sembrano essere dei toccasani, ma in realtà poi sono diete altamente infiammatorie. Un esempio comune di pazienti che si presentano all'osservazione del nutrizionista sono ovviamente i portatori del diabete 2, che per il 90% è determinato da uno stile di vita erroneo e da una incorretta alimentazione. Quindi la nutrizione funzionale perché è interessante? Perché non applica necessariamente delle diete di tipo restrittivo, che sono diete frequentemente utilizzate attualmente, ma più che altro è mirata a capire le cause e a capire da dove arrivano i sintomi, senza necessariamente intervenire con farmaci.
Quindi, la medicina funzionale va a trattare anche, malattie autoimmunitarie di cui, menzioniamo la tiroidite di Hashimoto e quindi, con la medicina funzionale si va proprio a trattare la malattia autoimmune curando, l'intestino contro questi autoanticorpi. Quindi la puntata di oggi sarà estremamente interessante. Avremo una biologa nutrizionista in collegamento da Milano che si è potuta formare tra l'Italia e gli Stati Uniti e ci racconterà della sua esperienza di nutrizionista come con l'approccio della nutrizione funzionale. Il messaggio di oggi è che la medicina funzionale di fatto rappresenta una grande vittoria nel mondo della medicina ed in particolare nel mondo della nutrizione e sicuramente un'opportunità importante per tutti i pazienti che soffrono di patologie croniche infiammatorie. Quindi nell'auspicio che si possa formare una maggiore sensibilità verso una medicina più completa, più organica e soprattutto una medicina più mirata. Ringrazio la dottoressa D'Imperio e ci vediamo tra pochi minuti per la full interview. Rimanete con noi, ciao a tutti e vi saluto con uno smile.